Ciao a tutti, come vedete oggi sono senza nonnetta e quindi questo video parlerà di cucito. Oggi vi farò vedere come realizzare una gonna scozzese per bambini. Questa gonna è stata creata da un vecchio vestito, un vestito che io non ho mai utilizzato e che ho fatto 7 anni fa. Non mi piaceva, personalmente veramente non mi piaceva, e ho deciso di scucirlo tutto e realizzare da zero una gonnellina. Andiamo a vedere come si fa. Ok, per prima cosa iniziamo a scucire tutto il vestito. Lo giriamo dal rovescio e si inizia. Adesso che abbiamo scucito tutti i pezzi del vestito, possiamo andarli a stirare. Una volta aver stirato tutta la nostra gonna, possiamo procedere a fare le piegoline per la gonnellina più piccolina. Come fare? Per prima cosa dobbiamo far combaciare la riga bianca sulla riga bianca, dritto contro dritto, in questo modo. Dritto contro dritto, bianco sul bianco, e cerchiamo di far combaciare anche le altre righe per non essere poi tutta storta sta gonnellina. Diamo una stirata qui su questa piega che abbiamo appena fatto, solo in alto. Mettiamo uno spillino per tenere ferme per tenere ferma la stoffa, in questo modo. Apriamo, mettiamo il dito in mezzo alla piega appena fatta, qua dietro, così, e la appiattiamo dietro. Diamo una stirata e la nostra piega è fatta. E andiamo avanti così. Quindi riga bianca su riga bianca, dritto contro dritto. E lo facciamo vedere che vado a fare riga bianca su riga bianca, dritto contro dritto, in questo modo. Metto uno spillino, apro, metto il dito in mezzo qui in questa cucitura appena fatta, l'appiattisco e stiro. E vado avanti. Adesso che abbiamo piegato tutte le piegoline di questa piccolissima gonna, possiamo andare a cucire. Però come? Vi ricordo che abbiamo piegato bianco contro bianco, dritto contro dritto. Noi dovremo andare a cucire queste piegoline qua, non tutte perché sennò chiudiamo la gonna definitivamente, ma le andremo a chiudere per circa 3 cm, non di più. Così rimane sopra più stretto e sotto si allarga la nostra gonnellina. Prepariamo la macchina col filo del colore della stoffa. Mettiamo il punto dritto e andiamo a cucire. Partiamo. Come ho già detto, cucirò di 3 cm circa
questa piega. Quindi iniziamo col punto dritto, facciamo un avanti e indietro per bloccare la nostra cucitura e poi mi fermo ai 3 cm. Arrivati ai 3 cm facciamo un punto indietro e uno avanti per bloccare la cucitura. E questo è il risultato. Procediamo così. Procediamo così con tutte le altre piegoline. Già che ci siamo, possiamo accavallare i due fianchi, dritto contro dritto, in questo modo, e andiamo a cucire i fianchetti. Torniamo sul punto dritto perché, avendo cucito i due fianchetti, adesso ci ritroveremo senza una balza. Però a noi serve quella balza, quindi dobbiamo far combaciare di nuovo bianco contro bianco, in questo modo, bianco contro bianco. Facciamo il punto dritto, avanti e indietro 3 cm, come tutte le altre pieghe. Adesso che abbiamo cucito tutte le nostre piegoline e le abbiamo stirate, possiamo continuare con la baschina. Come fare la baschina? Per prima cosa prendiamo la circonferenza della gonna . La nostra circonferenza gonna è di 64 cm, quindi andiamo a prendere l'altro pezzo della vecchia gonna e andiamo a fare un rettangolo che sia lungo 64 cm più 2 cm di cucitura, quindi 66, per 4 più altri 2 cm di cucitura, perciò per 6, perciò 66 per 6. Adesso che abbiamo realizzato questa fascia da 66 cm per 6, possiamo andarla a piegare in due, in questo modo, così, e andiamo a stirare. Adesso che l'abbiamo stirata a metà perfetto, la apriamo e andiamo a piegarla dall'altro lato, facendo combaciare fianco contro fianco, e andiamo a cucire a un piedino con la macchina e andiamo a cucire con il punto dritto. Mi raccomando, facciamo sempre un avanti e indietro quando iniziamo e quando finiamo per non far scucire la cucitura. Facciamo anche un punto zigzag, già che ci siamo, per non farlo sfilacciare, e continuiamo. Adesso procediamo con attaccare la baschina alla gonna. Partiamo dal nostro fianco, come vedete qua c'è la piega,
e c'è anche la cucitura del fianco, e con il dritto contro dritto del nostro fianco contro il fianco, dritto contro dritto, fianco contro fianco, tenuto aperta la baschina, mi raccomando, tutta aperta, e poi dopo la chiudiamo. Quindi apriamo la baschina che abbiamo appena cucito, questa è piegata e questa è aperta, apriamola, facciamo dritto contro dritto, dritto contro dritto, fianco contro fianco, in questo modo. Mi raccomando, teniamo anche aperta la nostra piega e spilliamo. E andiamo avanti. Adesso che abbiamo spillato tutta la baschina, possiamo andare a cucire a macchina. Se non vi azzardate di andare a cucire direttamente a macchina, potete anche prima imbastire e poi cucire. Scegliete voi come fare. Io vado direttamente sotto la macchina perché mi sento sicura. Finito di cucire, possiamo andare a rifilare la nostra stoffa e fare un punto zigzag. Andiamo a fare un punto zigzag per non farlo sfilacciare. La nostra baschina è quasi finita. Adesso che abbiamo rifilato e abbiamo fatto il punto zigzag, come vedete, e abbiamo tagliato un po' di fili, adesso li vado a tagliare meglio, la baschina aperta, chiudiamo 1 centimetro, lo stiriamo, poi apriamo la gonna, tiriamo su la cucitura appena fatta e buttiamo la piega sulla cucitura, in questo modo. Così la cucitura verrà nascosta dalla baschina e verrà una gonna pulita. Come vedete, ho già attaccato la baschina sia davanti che dietro, cioè sia dentro che fuori. Mi dispiace che non vi ho potuto far vedere come si cuce al suo interno, anche perché ho notato dopo che avevo poca batteria del telefono, mi si è spento e quindi non ha registrato nulla, e mi scuso moltissimo. E al suo interno all'interno di questa baschina io ho voluto aggiungere anche un elastico con le asole, e quindi ho fatto un'asolina interna e ho aggiunto un bottoncino. Così questa gonnellina potrà essere utilizzata anche più avanti col tempo, anche perché questa gonnellina qua verrà stretta molto di più rispetto a quello che vedete qui, perché è per una bimba di 1 anno e mezzo, quindi qua dentro ci balla, quindi verrà stretta tantissimo. Mi scuso veramente tanto per non essere riuscita a farvi vedere come si cuce, però ormai è fatta, non posso più smontare tutto e rifarlo. E il prossimo video, la prossima gonnellina che farò, vi prometto che vi farò vedere come attaccarla anche internamente. Procediamo con l'orlo. Come ho già detto, questa gonnellina qui è per una bimba di 1 anno e mezzo e quindi la vorrei utilizzare anche più avanti col tempo. Infatti ho messo l'elastico con le asole, così può allargarla tutte le volte che vuole. E in più nell'orlo non lascio 2 o 3 centimetri di orlo, ma ne lascio ben 5, così anche oltre alla larghezza posso allungare anche la gonna, sempre che alla mamma piaccia, diciamo così. Quindi procediamo con l'orlo. Come si fa?
si piegano questi 2 o 3 centimetri, dipende da voi quanto orlo volete lasciare, e si va a piegare con il ferro da stiro. Anche questo qua l'ho già fatto nel video precedente, che però ahimè si è spento il telefono e quindi non sono riuscita a farvelo vedere. E andiamo a stirare l'orlo all'altezza che volete, poi andiamo a girare la gonnellina sottosopra in questo modo e con ago e filo andiamo a cucire con un punto invisibile l'orlo. Partiamo dal fianco. E iniziamo a cucire e a fermare questa parte qua con 2 punti normali, senza far andare la cucitura sul dritto, perché sennò poi viene bruttissimo a vedersi. Poi andiamo a girare 1 centimetro in questo modo e poi prendiamo una piccolissima trama del dritto e una piccolissima trama del rovescio. Prendiamo e non tiriamo tanto, perché sennò poi viene tutto ringrinzito, diciamo così. Quindi abbassiamo in questo modo, prendiamo una piccola trama del dritto della gonna e una piccola trama di questo mini orletto che stiamo facendo e non tiriamo e andiamo avanti. Trama, trama e via. Così dietro non si, cioè qui non si vede niente e sul dritto nemmeno. Orlo invisibile. Una volta fatto l'orlo invisibile e davanti, se vedete, non si vede nulla, non si vedono punti di cuciture, lo giriamo dal diritto e la nostra gonnellina è pronta. È pronta per essere indossata. La bagunza che cos'è? La mia formula